Ciao e benvenuti nella seconda parte di questo Mermaid Collection. Ovviamente vi lascio la prima parte nell'info box, perché mi sono accorta di avere veramente troppi DVD. Abbiamo The Nest di Roberto De Feo, che ultimamente no, a parte mi sa che ultimamente non sta facendo più niente, non lo so, non l'ho più sentito, però aveva fatto anche a Classic Italian Story, no, a Horror Italian Story, beh, botta ciò. O sì, o Classic, boh, vabbè, non mi ricordo. Correggetemi nei commenti che sono fusa. Però The Nest, quanto mi è piaciuto questo film. Qui abbiamo anche, allora, un po' di Asian Terror, anche questa era una collana che usciva in edicola, non so se ve la ricordate. Questo è Dark Water, hanno fatto anche un remake con Jennifer Connelly. Bellissimo Dark Water, ragazzi, è un horror meraviglioso. Penso che sia il mio horror giapponese preferito in assoluto questo. Non il remake, proprio questo. Ora trama tutto. Proprio questo. È un capolavoro. Mi piace tantissimo. Guarda, non ve lo voglio spoilerare. Mi piacerebbe tantissimo andare a vedere le location di questo film. Quanto mi piacerebbe, quanto mi piacerebbe. Qui abbiamo anche un fantasma dell'opera. Questo sempre per la collana Universal Studios Home of the Original Monsters. Era un'altra collana. Questo è del 1943. Storia meravigliosa, anche il libro è fantastico. Ha fatto anche Dario Argento, Il fantasma dell'opera. Fatemi sapere se a voi è piaciuto. Ritratto di donna velata, anche questo era per una collana, sì, collana Rai. Ve ne avevo già parlato di Ritratto di donna velata, è una miniserie con Daria Nicolodi, molto molto vecchia, ambientata in Toscana tra l'altro, anche girata in Toscana. Forse si trova su YouTube, non lo so. The Cell, anche questo è un horror thriller fantascientifico, sì, un horror fantascientifico bellissimo, con Jennifer Lopez e Vincent D'Onofrio, che ricordate Vincent D'Onofrio in Full Metal Jacket, qui fa una parte epica, epica. Ragazzi, in questo film ci sono delle scenografie e delle idee fuori di testa, fuori di testa. Merita veramente tanto. È un po' sottovalutato per il fatto che c'è Jennifer Lopez, però se non l'avete visto recuperatelo. Silent Hill, penso che sia l'unico, forse uno dei pochi film tratti da videogiochi che secondo me merita. Il 2 no ragazzi, non guardatelo nemmeno, se l'avete visto fatemi sapere che ne pensate, ma a me ha fatto veramente ca. Questo mi è piaciuto tantissimo, nonostante ovviamente sia un po' diverso dal videogioco. Ricordo che portai i miei amici al cinema a vedere questo film, perché loro mi portavano sempre a vedere i loro film Marvel, che a me, come avrete capito, non piacciono più di tanto. No, non ne sopporto! Ah! Non mi piacciono più di tanto e quindi li portai a vedere Silent Hill e mi ricordo che a fine film tutti, boh, che cagata, boh, che cagata, boh, che cagata. Ora, ditemi voi se questo film è una cagata, scrivetemelo nei commenti. Ditemi, sì, Silent Hill è una cagata. Secondo me il film di Silent Hill è bello. Poi è vero, per carità i gusti sono gusti, ma per me è bellissimo. Dal tramonto all'alba, vabbè, questo come... cosa vi devo dire sul tramonto all'alba, ragazzi? Non c'è bisogno che io vi dica niente. Molto bello, infatti l'ho voluto comprare in DVD, perché è un film che guardo molto spesso. La casa con la scala nel buio, qui siamo, c'è sempre Michele Soavi, infatti, regia di Lamberto Bava, che per i meno esperti Lamberto Bava è quello che ha fatto anche Fantaghirò, Sorellina, faceva tutte queste serie fantasy in TV. A me piaceva tantissimo anche Sorellina, ero fissata per Sorellina quando ero piccola. Forse sono l'unica persona in tutta Italia a conoscere Sorellina, a parte Valeria Marini che ci ha recitato e Lamberto Bava, non lo so. Il classico Nosferatu, prima o poi aspettatevi le location di questo perché ve lo dico, le porto. Il labirinto del fauno, che è un po', cioè non è, mi stavo impappinando. È più fantasy, non so perché è finito qui nel mezzo, è molto più fantasy che horror. Vabbè, magari c'ha delle piccole cosine che possono essere considerate horror. Sì, tipo lui, personaggio fantastico, meraviglioso.
di Guillermo del Toro. Tra l'altro Guillermo del Toro è presente anche nel documentario Panico, che è uscito da poco su Prime, è un documentario su Dario Argento, intervistano sia Guillermo del Toro che Michele Soavi, che Refn, è molto carino quel documentario, poi Dario Argento è una figura, mi fa schiantare. Shutter Island, con Leonardo DiCaprio, thriller fantastico. Questo è Non aprite quella porta, ma quante luci, ma non è il film di sé per sé, ho anche il film da qualche parte, ma questo è un documentario su come hanno girato il film. Fatemi sapere se ne avete visto qualcuno anche voi. Vedi, il documentario, io l'ho trovato a un mercatino, infatti qui è un po' rotto, l'ho trovato a un mercatino e ho fatto no, vabbè, lo devo avere. Ed è veramente interessante, fanno vedere delle cose sulle location, scene inedite, è veramente tanta roba. Warlock, Natural Born Killers, anche questo è più thriller. Film che mi è piaciuto tantissimo, l'ho rivisto di recente, è veramente da cert. Veramente, è proprio da cert, però non so, ha quel che di particolare. Tutte le persone a cui l'ho fatto vedere mi hanno detto che fa schifo. Boh, secondo me ha quel che da cert che lo rende affascinante. Cape Fear, qui De Niro era giovanissimo. The Box, questo l'ho trovato in edicola, l'ho comprato a scatola chiusa, infatti non è che sia particolarmente bello, ecco. La storia è molto originale, molto particolare, forse poteva essere fatto un po' meglio, però non è malaccio, è un thrillerino. Boogeyman, l'uomo nero, anche questo, no, questo l'ho preso in edicola, mi sa, sì, l'ho preso in edicola, non è anche questo uno dei miei horror preferiti, per niente, un horrorino un po' così, ecco, un po' busta, un po' pacco, una cazzo. Hitchcock, vabbè, ovviamente non ve li sto a far vedere tutti, ce n'è qualcuno anche di là, mi piace tantissimo Hitchcock, soprattutto Gli uccelli, Rebecca la prima moglie, Psycho, Caccia al ladro, con De Schelli, La finestra sul cortile, mamma mia ragazzi, Merni, oi oi, potrei stare qui 2 ore. Ah! L'esorcista, come non avere l'esorcista? Come non avere l'esorcista? Versione integrale, capolavoro del cinema. Ha fatto anche Il braccio violento della legge. Molto molto bello. Quel film ha degli inseguimenti in macchina che sono una roba spaziale. Party Monster, questo film non lo conosce nessuno, tra l'altro c'è anche Marilyn Manson che fa la parte di una drag queen, tratto da una storia vera sull'omicidio di uno dei Club Kid, non so se conoscete la storia, furono i ragazzi della scena notturna di New York, diciamo così, delle feste, dei party, i fogli anni 90 di New York, e infatti sono proprio i fogli anni 90 di New York. Ragazzi, questo film ti catapulta in un'atmosfera di festa, ma anche molto oscura. Non voglio farvi spoiler, fatemi sapere se l'avete visto. Amityville Horror, oh, qui si passa i classiconi. Ho visto anche di questo un ragazzo che ha portato la location, soltanto che nel paese odiano tutti quanti, odiano tutti quelli che vanno a filmare questa casa e ti trattano malissimo. Che poi oltretutto è una leggenda, secondo me, ovviamente alimentata, no? Soprattutto in America usano queste cose. Ah, la casa c'è il fantasma, così, wow, è il valore della casa, pam, si impenna. Poltergeist 1 e 2. E il remake l'ho visto, no, non mi è piaciuto ragazzi, non mi è proprio piaciuto. Grandi classici, anni 2000, per una ragazza degli anni 90 come me, questi sono dei cult assoluti. Halloween 2 e 3. Eh sì, non ho il primo. Buh, buh. Ma volevo trovarlo proprio di questa collana e non sono ancora riuscita a trovarlo. Ho trovato sempre di altre collane, ma io voglio completare questa. The Number 23. Ora mi diranno, non si dice 23! The Number 23, ok? Ok? Sono di fuori oggi, ragazzi. Sono troppo contenta per le location che devo andare a girare la settimana prossima. Questo vi è piaciuto? A me garba. A me questo film è piaciuto parecchio. E Jim Carrey, quando fa queste parti un po' più serie, ha il suo perché, ha il suo perché. Ah, qui vabbè, un po' di robetta vecchia, non sto a elencarveli tutti. 28 giorni dopo, The Ring, bello anche quello giapponese, molto bello. Però a me piace anche questo americano. Film sulle bambole demoniache, poco conosciuto,
Ci sono tutte le bambole di porcellana che prendono vita. The Hall, ne ho già parlato anche di questo, che c'è l'attore, quello che fa il ragazzo, lui, che mi ha sempre ricordato Hugh Grant, mi fa morire da ridere, nonostante sto film sia tutto meno che divertente. Altri classici vecchiotti, ve li faccio vedere così. Questo film ha avuto veramente un successo incredibile e capisco perché, anche questo ogni volta che lo vedo dopo devo correre a guardarmi Scary Movie 3. Vi avevo fatto vedere Amityville Horror, qui abbiamo anche il remake. Non è male, robettina, anche questo versione noleggio. Anche questo l'ho preso in qualche ex videonoleggio che purtroppo ha chiuso, ora hanno chiuso tutti. Quanto era bello andare a noleggiare i film, bimbi, ti mettevi lì, sceglievi, ti prendevi da mangiare. L'ho preso soprattutto per 10 Cloverfield Lane, che secondo me è ganzissimo come film, molto fantascientifico, non è molto horror, è un thriller fantascientifico, ma è bellissimo. Cloverfield è carino, ma c'ha quella cosa che è troppo triste. Il finale mi spezza il cuore, non riesco a vederlo, mi viene il giramento di capo. Allora, della notte dei morti viventi mi sono accorta di averne due, ma praticamente questo qui è quello del 68. Questa invece è una doppia versione che contiene sia quella originale di George Romero che quella realizzata dallo scrittore del film John Russo, che è ritornato sui luoghi delle riprese del 68 per filmare quello che della sceneggiatura fu sacrificato a causa delle difficoltà finanziarie e delle scelte del regista. Per appassionati, The Eye 2, da qualche parte dovrà avere anche il primo, soltanto che è senza custodia, quindi vi mostro soltanto questo. The Eye, questo è quello giapponese, non il remake. Ecco, The Eye è un altro horror giapponese che mi piace parecchio, insieme anche a Dark Water. Sono molto bellini il primo e il secondo. Il terzo, se l'avete visto, fatemi sapere anche voi, cioè fa ridere, fa veramente ridere, ma da quanto è trash, vi dirò che l'ho trovato anche gradevole. Ma è trash a dei livelli pazzeschi, cioè non so se dopo un po' mi mette più nervi o gioia, forse più nervi. I primi due, il terzo, se lo volete vedere, fidatevi di me, guardatelo tipo in compagnia con degli amici e le cose saranno due. O vi farete una serata della Madonna, oppure i vostri amici non verranno mai più a casa vostra e vi diranno: "Oh, ma che cazzo di film mi fai vedere?" Questo non è un horror, è un thriller. Ci sono delle persone che si fanno rinchiudere in un posto e diciamo che rinunciano ai propri diritti civili per soldi. Molto interessante. Mitico venerdì 13. Ho anche il cubo 1 e il cubo 0, il cubo primo, stavo dicendo. Ho anche il cubo 1, che sarebbe The Cube, e The Cube 0. Mamma mia, cos'è questo film? Cioè, per gli appassionati di architettura è visionario, è visionario. Quanti sogni ci ho fatto con questa saga? Quanti sogni? Ho visto prima lo zero, poi il primo, poi il secondo. Alone in the Dark, questo ragazzi è veramente una merda. L'ho preso in edicola, wow, è quello del giochino! Sì, Niki, no, Niki, no. Vi faccio vedere insieme tre mega film che consiglio. Fur non è assolutamente un horror, forse nemmeno un thriller, è un po' un film d'assert, ispirato alla storia di Diana Arbus, fotografa di cui tra l'altro era fan Stanley Kubrick. Era un suo fan e le gemelline di Shining sono state ispirate proprio da una fotografia che fece Diana Arbus. Questo film lo trovo molto affascinante, ha un po' quell'atmosfera circense che mi piace tanto, un po' alla Freaks. Questo è un film horror molto bello, e anche L'esorcismo di Emily Rose. Non è proprio un horror, è più un fantasy, famosissimo film degli anni '80 con Cher, Michelle Pfeiffer e anche Susan Sarandon. E Jack Nicholson, vabbè, ovviamente, Jack Nicholson si vede anche qui. Donnie Darko. Ma vogliamo parlare della colonna sonora di questo film? Profumo storia di un assassino, un thriller magico che io reputo magico. Location a Barcellona, anche se il film è ambientato a Parigi. Sono molto affezionata a questo film. Il silenzio degli innocenti, Jack lo squartatore, Il giardino delle vergini suicide non è assolutamente un horror. Sweeney Todd,
Ho messo questo perché di Tim Burton ne ho tantissimi altri DVD, però questo è quello, diciamo, un pochino più horror, horror musical. E poi molti dicono, ma a te non piacciono le musichine, le canzoncine nei film? No, ragazzi, io amo le musiche nei film, mi piacciono i musical, conosco i musical. Il punto è che le canzoni devono essere di un certo livello. Se tu mi metti 850 canzoncine, se le canzoni sono di un certo livello, come in questo film, non per niente, infatti le colonne sonore dei film di Tim Burton le fa Danny Elfman, ne ho tantissimi altri, fatemi sapere se vi piacciono questi video su DVD, che sarò felice di farvene ancora. Ho anche tantissimi altri horror, tantissimi altri thriller, poi ho messo proprio da parte tutti i film d'animazione, le commedie, i film comici, i film italiani, quindi veramente potrei farci tantissimi altri video. Vi mando un saluto, ciao e ci vediamo la settimana prossima, venerdì alle 14 con un nuovo video location e non vedo l'ora di farvi vedere le location che andrò a fare. Ciao!